Con voi direttamente dall'Italia Fulvio e dagli Stati Uniti Piero. Con viaggio tra cibo, curiosità, attualità e costume, per scoprire insieme come vivere al meglio tra la cultura europea e lo spirito americano. Pronti a unire gusto, salute e risparmio? Allora restate con noi perché Smart & Healthy sta per iniziare. Eccoci di nuovo in onda su Radio Centro Web per un'altra puntata, un altro episodio di Smart & Healthy. E salutiamo i nostri amici in radio, i nostri amici su YouTube, perché abbiamo anche le puntate, ciao Piero, le puntate su YouTube. Buongiorno, buon pomeriggio a me, buongiorno a te, perché insomma siamo a orari sfalsati, come ben sapete, perché Piero è negli Stati Uniti, io sono a Firenze, lui è a High Point, in North Carolina, e niente, quindi una nuova puntata, la settima puntata, episodio di Smart & Healthy, l'arte di essere fit senza fare la fame, anche se poi parliamo di tutto di più, non soltanto di cibo, anche perché poi è vero che Piero ha fatto colazione da poco, o sta facendo colazione, non lo so. No, ho fatto colazione da poco. Sì, però sì. Io ho pranzato da poco, un corno. Ho pranzato almeno 2 ore. Però vabbè, perché un po' di tempo è passato. A parte questo, insomma, potrei iniziare a pensare, se si parlasse di mangiare, di fare una merenda, che in America non fanno il pranzo, fanno il brunch, però no, vabbè, il brunch è domenicale. È solo domenicale, vabbè. Tendenzialmente solo domenicale. Durante la settimana si va avanti a panini e cose del genere, più che altro durante il pranzo, proprio perché è un momento in cui non mangiano poi così tanto. Tendono di più a mangiare a colazione e alla sera. Per forza non mangiano a pranzo, arrivano lunghi e la fame si fa sentire parecchio. Giustamente, ma poi infatti mangiano tipo alle 5 del pomeriggio, 5-6 del pomeriggio, quello che per noi sarebbe quasi una merenda. Sì, o gli inglesi che hanno il tè, l'ora del tè, insomma loro sgranano di brutto. E esatto. quindi siamo a Radio Centro Web, dove parliamo di tutto di più sulle differenze tra Stati Uniti e Europa, Italia in particolare, e una novità, insomma, chi ci segue. Intanto salutiamo tutti i nostri ascoltatori che comunque ci ascoltano sia il mercoledì alle 15 adesso in radio, ma anche chi ci ascolta in podcast, perché chi ci ascolta in podcast è un numero. Il numero degli ascoltatori sta aumentando notevolmente settimana dopo settimana, quindi salutiamo anche gli ascoltatori che ci ascoltano on demand. Salutiamo tutti e siamo molto contenti che i numeri aumentino decisamente. On demand, ti piace, no? On demand, mi piace molto, sì. A domanda. Che poi non è proprio così, però insomma il senso è quello. Uno accede a Spotify quando vuole. Se invece di ascoltarci, e si sente il podcast quando vuole. Invece di ascoltarci, non può ascoltarci il mercoledì alle 15, anche per fuso orario, perché poi guardando su Spotify uno intravede c'è anche la lista nelle statistiche dei posti dove ci ascoltano, e se uno è a Singapore e non so il fuso orario di Singapore, il mercoledì alle 15 qui in Italia, infatti ieri alle 9, grosso modo, ma la mattina Singapore magari è notte fonda, quindi notte fonda dicevo, sai cosa, io mi ascolto in podcast quando mi pare a me, però giustamente ascolto dopo, insomma. E quindi anche loro li salutiamo un po' tutti. Quindi, come dicevamo nelle puntate precedenti e negli episodi, nelle settimane precedenti a questa, il buon presidente degli Stati Uniti, ma non solo, ci danno modo di non avere problemi di contenuti. No, per nulla, anzi. Perché qualsiasi cosa, ma anche
non soltanto Trump, perché sarebbe riduttivo. Però se uno accomuna un po' tutti i personaggi che fanno parte, che gravitano intorno, ci danno modo. Prima di continuare volevo dire un'altra cosa, oltre ad aver ringraziato. Chi ci segue assiduamente avrà notato un po' sto facendo dei cambiamenti, degli aggiornamenti sul sito internet, e c'è la possibilità dalla barra del menu di scaricare un file che si chiama Playlist Live, dove uno scarica il file zippato o compresso che sia, estrae il file che c'è dentro, lo apre, lo avvia con un qualsiasi programma di lettura audio tipo VLC, ma anche lo stesso iTunes, musica di Apple o Windows Media Player, tanto per dirne 3 senza fare pubblicità a nessuno. Assolutamente. Rimaniamo statici. Avrei voluto dire il buon vecchio politically correct. Avrei voluto dire il buon vecchio Winamp, però si torna un po' troppo indietro. Mi sa di sì. Alcuni credo non lo conoscano nemmeno. No, sì, Winamp. Vabbè, a parte questo. Però facendo partire il file, parte il player e vi ascoltate lo streaming della radio. Lo streaming della radio senza dover stare per forza sul sito internet. A noi fa piacere, perché se state sul sito internet generate traffico. Però, insomma, uno può ipotizzare che non possa stare sul sito internet fisso ma possa lavorare, ci ascolti la radio in sottofondo, in background, con il programma aperto da una parte, basso volume, ci ascolta e nel frattempo fa altro, quello che deve fare. Senza, anzi, tra le tante, se non sta sul sito internet fisso, non appesantisce il browser e quindi tutto il computer funziona un pochino più fluidamente. O quantomeno dovrebbe. Mettiamola. Sì. Dov'è? Noi si va sulla teoria, poi sulla pratica dipende singolarmente, non è che possiamo andare a controllare. Esatto. Non siamo i Tim Cook o gli Elon Musk di turno che possono controllare, o gli Zuckerberg di turno che ci controllano singolarmente. Poi si parlerà anche di quello. Sì, vabbè. Quindi non siamo poveri di contenuti, perché alla fine no, per nulla, anzi settimana piena ce li danno, cioè, è come se avessimo un fattorino che tutte le settimane ci suonasse alla porta e guardate, abbiamo questo. Allora, diciamo che il tragico della cosa è che purtroppo partono tutti dalla politica, che dovrebbe essere l'argomento che in teoria non fa parte di questo podcast, di questo programma, questa trasmissione. Sì, esatto. Però purtroppo parte tutto da quello. Vabbè, però poi alla fine la politica comunque ci riguarda le vite, anche se indirettamente, non direttamente, perché magari uno di politica non è dentro la politica, però la politica poi a cascata e di conseguenza riguarda un po' tutto, no? Riguarda un po' la vita, quindi... Sì, allora diciamo, partiamo da uno dei tanti episodi, ma poi si continuerà. Sì, avremo modo di spaziare. Esatto. Allora, colleghiamoci anche con una stampa e ti do una notizia, non so se avete visto, che c'è stata il face-off del Final Four di hockey. Ah, no. Ok, perfetto. Allora, fondamentalmente... Il face-off, spieghiamo cos'è il face-off. Sostanzialmente è la finale del Final Four di hockey tra Stati Uniti e Canada. Perché ricordiamo, qualche squadra, non tutte accedono, del Canada accedono poi al campionato statunitense, mi sembra. Di hockey. Sì, esatto. In questo caso però si parla di squadre nazionali. È come se fosse la fase finale dei campionati del mondo, sostanzialmente. Ok. E fondamentalmente, come tutti credo ben sappiano, c'è questa diatriba ultimamente tra Stati Uniti e Canada, per cui il buon vecchio Donald McDonald
vorrebbe ammettere il Canada come 51esimo stato degli Stati Uniti. Sì, vabbè. Infatti, ne abbiamo già parlato. Sì, esatto. Allora, stavo guardando, no? Mentre Piero parlava, stavo guardando un po' di notizie. La prima notizia ce la dà RSI, che non so, RSI è la TV nazionale svizzera, parte italiana, dove l'hockey in Svizzera è sport nazionale, è uno degli sport nazionali comunque più praticati. Quindi si capisce che in Italia come notizia, però si può capire, cioè voglio dire, il Canada ha vinto il Canada contro gli Stati Uniti. Sì, esatto. E tu lo vuoi ammettere. Ha vinto il Canada contro gli Stati Uniti, tra le altre cose, al Golden Goal, quindi gli ha dato una batosta ancora peggiore, all'overtime. Sì. Gli ha dato una batosta ancora peggiore ed è stato fondamentalmente una sorta di, chiamiamolo, punto d'orgoglio per i canadesi, perché comunque fino al pomeriggio stesso della partita, durante una conferenza stampa alla Casa Bianca, quella giornaliera che viene tenuta tutti i giorni, il Canada era stato definito il soon to be 51st state of the United States. In italiano? In italiano chiamiamolo il futuro 51esimo stato degli Stati Uniti. Sì. Allora, tanto per ricollegarmi un attimo a questo face-off, almeno diamo anche un po' di... Sì, vai. Allora, praticamente questo Final Four c'era Stati Uniti, Canada, Svezia e Finlandia, dove si incrociano e la finale è stata Stati Uniti, Canada esatto. O Canada, Stati Uniti, come volete, vinta poi dal Canada. Una sorta di Nations League. Sì, simile. Come avviene nella pallavolo, c'è la Nations League di pallavolo e si incrociano. Insomma, lo fanno per l'hockey, e l'hockey purtroppo in Italia va per la maggiore in Trentino e nelle regioni del nord, quindi è come il curling. Sono quegli sport invernali che purtroppo non vengono poi pubblicizzati sufficientemente, ma che invece dovrebbero... Si va col freddo, si va sulle zone più fredde, più alpine, come lo sport invernale. Sport invernali è difficile trovare, a parte le eccezioni, d'accordo, però atleti del sud d'Italia è difficile trovarli, troviamo tutti del nord. Sì, quello sì, per forza di cose, però è vero anche che ora non me ne vogliano i nostri ascoltatori, però fondamentalmente in Italia tendenzialmente si parla di un solo sport, quello è e quello rimane. No, vabbè. Purtroppo... E tu vivi in un mondo dove gli studenti universitari in alcuni sport sono quasi alla pari dei professionisti. Sì, decisamente. Quindi, insomma, ne dico due, pallacanestro e atletica, però potremmo metterci anche altri sport. National Sport, National Championship universitari. I campionati nazionali universitari la fanno anche perché sono quelli che usano come trial per le Olimpiadi alla fine. Sì, no, ma anche i rookie, i cosiddetti rookies nella pallacanestro che vengono selezionati dalle squadre universitarie. Ma lo stesso vale per il football americano. Sì. Cioè, quasi per tutti gli sport. Sì, no, ne ho detti due. Giusto l'unica cosa che non mi piace dei campionati soprattutto a squadre degli Stati Uniti è che non ci sono le retrocessioni, ma questa è una mia opinione personale, però lasciamo stare. non c'è bisogno di approfondire, ma alla fine credo ci investano talmente tanti di quei soldi dietro nelle squadre, diciamo che poi nelle squadre studentesche, che parlare di retrocessione diventerebbe quasi, non ti dico ridicolo, ma più o meno siamo a quel livello, anche perché ci sono proprio, cioè tanti si pagano anche l'università proprio con il discorso dello sport. Sì, no, infatti
Quindi è una gestione, è un approccio diverso sicuramente. Sì, Bene, quindi dopo questo accadimento del Canada che vince contro gli Stati Uniti, dopo questo accadimento del Canada che vince contro gli Stati Uniti, ci colleghiamo un attimino a un discorso che potrebbe essere definito di sanità mentale. vabbè, in quanto ma già da un bel po'. Sì, no, però diciamo che dopo gli avvenimenti delle ultime 2 settimane credo si possa parlare ulteriormente di questo discorso. Ah, ok. Vabbè. Perché ce ne sono di abbastanza grosse. Allora, quella più grossa credo sia l'istituzione da parte del fratellino Kennedy piccino, l'unico sopravvissuto dei 3, okay, delle cosiddette wellness factory, che dovrebbero essere dei posti dove coloro che soffrono di ADHD e di problemi tra virgolette legati alla mente vengono mandati per toglierli dai medicinali, o così è stato definito da parte del fratellino piccino. Ora, premesso che probabilmente i 2 fratelli maggiori si stanno rivoltando nelle loro tombe, ognuno nella propria, soprattutto riconoscendone, ora uno può anche essere contrario, a favore, non è tanto questo il discorso, ma conosciamo tutti bene la storia di JFK, tanto per dirne uno, che insomma non ha ridicolizzato il paese, anzi all'opposto. Esatto. E forse anche per questo è stato ammazzato, perché era un personaggio abbastanza scomodo, però non vogliamo entrare nel dettaglio. No. E sentendo affermazioni del genere, insomma, cascano le braccia proprio. No, cascano le braccia, ma poi se ci si pensa bene si sta sostanzialmente ritornando indietro di 80 anni. E purtroppo a qualcosa che è successo in Europa e che ci riguarda molto da vicino, perché sostanzialmente potrebbero essere definiti come l'equivalente di campi di concentramento o quasi. Sì. Il che non è una cosa molto positiva. Una contenzione forzata. No, più che campi di concentramento, allora, io penso all'Italia, no? Che vennero aboliti i manicomi, ma perché? Perché sì, erano strutture dove non si cercava di curare il malato in generale, però si cercava di contenerlo. Sì, allora... E tra la contenzione e il trattamento, non voglio parlare di cura perché c'è un abisso, c'è delle sfumature di grigio, di nero, di tutti i colori nel mezzo, e qui si tende, in questo caso negli Stati Uniti, a tornare a vecchie strutture alla io nido del cuculo, qualcuno voleva sul nido del cuculo. Nido del cuculo, sì, esatto. Ma anche se ci pensi tanto per citare un film, a uno degli stessi film di Batman, per esempio, dove il cattivo della situazione era in realtà un medico che lavorava in un manicomio. No, certo. Sì. Per cui, nel senso, qui si sta parlando forse di cose abbastanza complicate, e dall'altro lato, per fortuna, dal lato positivo della faccenda è venuto fuori un messaggio da un video di 2 ragazzi italiani, 2 youtuber italiani che probabilmente tanti di quelli che ci ascoltano conoscono, perché il canale è quello dei 2 vagabondi che dovremo poi citare, mettere il link esatto, sul video su Spotify, nella descrizione del video, Mara e Danilo, appunto, questi 2 ragazzi hanno deciso in questo periodo di
comprare un terreno agricolo e di trasformarlo proprio per recuperare, come si diceva all'inizio, un po' di sanità mentale. Ma anche solo di dignità. Rallentare. Esatto. Anche di dignità, perché poi alla fine quando si parla di problemi psichiatrici non è soltanto un discorso di gestire o trattare la patologia, ma anche di avere dignità, di mantenere la dignità della persona, cosa che molte volte passa il secondo, terzo, quarto piano. Sì, soprattutto in una società come la nostra, dove siamo, tra virgolette, sempre portati al corri e non pensare mai in realtà a quello che può essere la tua necessità o il tuo bisogno effettivamente. No, non è più. Quindi il loro progetto che sarà quello di ritornare a vivere la campagna come era vissuta dai nostri nonni, è proprio volto invece a questo modo di riprendere in mano la propria vita, mettiamola così. Sì, poi dipende da casi. Allora, stavo guardando, no, mentre tu parlavi, non si tratta di 80 anni, ma visto che ho fatto la citazione del film, ma il film è tratto dal libro omonimo, qualcuno conosce, sul nido del cuculo, che è del 62. E il film, l'edizione originale è del 62, quindi insomma meno di 80 anni. Sì, no, io ho parlato di 80 anni perché no, certo, come fascia di temporale è quella, certo, assolutamente sì, però cioè, andando a fare il calcolo preciso sì, diciamo che si sta parlando di qualcosa che in realtà era stato istituito in precedenza. Sì. Si parla ancora prima, però insomma diciamo che come testimonianza, come riferimento di questo discorso qui, insomma si tratta di 63 anni fa che non è così lontano. No, per nulla, anzi, come il libro, poi il film è del 75, di 10 anni dopo, però vabbè, 10 anni dopo, forse meno. Però insomma sono sempre argomenti che quando si parla di cervello, perché poi quando si parla di psichiatria è sempre un terreno minato, perché poi alla fine si tratta di, come dicevo prima, di dignità, di gestire le patologie, che poi perché gestire e non curare? Per curare qualcosa sì, e purtroppo di cervello se ne sa ancora poco, e quindi di come funziona, sì, sappiamo che ci sono i neuroni, ci sono gli impulsi del cervello e tutto. Allora ho detto molto generalizzando. Sì, perché poi ci sarebbe da entrare nel dettaglio per mesi, se non per anni. Per carità, e non è questo il nostro scopo. Però, insomma, voglio dire, è un terreno talmente minato che anche trattarlo con l'accetta, uno sbaglia. Sì, allora diciamo, soprattutto se non sei, tra virgolette, esperto effettivamente della materia, si rischia di andare veramente in campi dove non sai dove poi vai a parare in fondo. Quello diventa troppo troppo pericoloso. Più che altro, cioè, se lo diciamo io e te, dici vabbè, guarda questi due hanno detto sono dufare, ha detto una bischerata, vabbè, ciao. Ma lo dice uno, che ruolo ha il fratello minore dei Kennedy? È sostanzialmente il capo della sanità americana. È il capo della sanità, cioè l'equivalente del nostro capo della sanità. Sì, benissimo. Cioè, non lo dice la lavandaia, tanto con tutto rispetto alla lavandaia,
o il panettiere di paese, lo dice uno che dovrebbe essere esperto in materia. Ecco, hai usato il termine giusto, hai detto dovrebbe, vabbè, cosa certo, che effettivamente poi non essendolo, vabbè, non essendolo poi fa dichiarazioni di questo tipo, né più né meno. E caro Piero, siamo arrivati al momento della pausa. Ah, di già? Di già? Le dico a che punto siamo, poi dopo lo dice se siamo di già. Okay. Quando uno parla e si diverte, come lo dicevo ieri, martedì, insomma, a cortocircuito con Andrea, lo dico sempre, in generale lo dico sempre con Andrea, ma questo succede anche a Tribuna Staff il venerdì, così vi ricordo anche gli appuntamenti in radio. E quando ci si diverte, si chiacchiera, il tempo passa e non ce ne accorgiamo, uno parla e poi dice, oh, ma si è già fatto una certa, sì, chiaro, si è già fatto una certa, sì. Bene, okay, noi torniamo tra pochissimo e a tra poco. A tra poco. Ciao. Eccoci rientrati, cari amici di Radio Centro Web e qui Smart Netti, l'arte di essere fit senza fare la fame. E parlavamo poc'anzi di sanità mentale e inesattezze e di uscite fuori luogo. Sì, decisamente. Ma vogliamo cambiare argomento, anche se poi alla fine è tutto collegato. Allora, una delle ultime cose successe questa settimana, sempre riguardo ai nostri personaggi favoriti, alla Casa Bianca c'è stato il ballo dei governatori degli stati, evento mondano che viene organizzato tendenzialmente dalla moglie del presidente degli Stati Uniti, presidente in carica, e che ha visto fondamentalmente due eventi piuttosto significativi. Il primo è stato il confronto fra il presidente eletto Donald Trump e la governatrice dello stato del Maine, Janet Mills. Perché questo confronto è stato significativo? Perché si sono picchiati. Quasi, non sono proprio venuti alle mani fisicamente, ma si sono quasi picchiati. Hanno dovuto dire no, non a quei livelli. No, non c'è nemmeno la soddisfazione, non è possibile. Ma la soddisfazione te la do fra un pochino, non ti preoccupare, arriva anche quella. Ok. Poi se ne parla. Va bene. No, fondamentalmente perché c'è stato questo confronto? Perché il buon vecchio Donald McDonald ha minacciato la governatrice di togliergli i fondi statali se sostanzialmente non si piegava al volere del presidente. Quindi nel senso, tu fai quello che dico io, se non te lo togli. Se no non te do i soldi, esatto. Il genitore e leva la paghetta ai bambini, alla figliola. Esatto. Oppure tu non esci più la sera con gli amici. Esatto. Tu devi fare come dico io, questa casa comando io, sono io il capofamiglia. Che poi dice, piccolo no, ti interrompo, ma insomma, sì, piccolo particolare. Piccolo particolare che da specificare, i fondi statali che il buon vecchio Trump minacciava di togliere alla governatrice sono sostanzialmente generati dalle tasse che pagano gli abitanti dello Stato. Quindi non è quello non è una tassa federale, ma è una tassa statale. Ma è una tassa statale, esatto, che poi serve a raccogliere i soldi per da utilizzare nelle opere pubbliche dello Stato. È come se, facendo un paragone estremo, come se invece di parlare di tassa dello Stato Italia si parlasse di una tassa regionale toscana, dove sono io. Esatto. Tanto per fare un paragone e far
avere un metodo e per dare un'idea a chi ci ascolta esatto, su come giudicare la cosa. La governatrice, senza troppo colpo ferire, gli ha detto: ci vediamo in tribunale. Cioè, proprio ci sono tanti filmati in giro. Sì, certo. No, è un'assurdità, perché io posso capire, e sicuramente non sono dello stesso partito. O sì, non lo so. Ma nemmeno io, nel caso non si fosse capito, nemmeno io. No, d'accordo. No, ma questa governatrice del Maine non è dello stesso partito di Trump, immagino. No, allora, è dello stesso partito. No. Non è dello stesso partito, ma credo ci siano alcuni governatori che fanno parte della stessa fascia, diciamo, politica di Trump, che stanno, tra virgolette, diciamo, cominciano a capire effettivamente di che cosa si sta parlando. Mettiamola così, per essere sempre politica di corte. Stanno capendo che tipo è Trump. Esatto, mettiamola così. Noi te l'avevamo detto che non era, però purtroppo se non lo vedevi con i suoi occhi, non l'avresti mai capito. Esatto, e questo è stato. Quindi sostanzialmente già questo è un fatto abbastanza grave. Primo, per il tono utilizzato da Trump nelle dichiarazioni alla governatrice. Anche perché immagino i toni. Immagino. Sì, no, puoi andare tranquillamente, c'è tanto di filmato su internet, quindi non è un problema, si può andare tranquillamente a vedere il faccia a faccia avuto fra i due, se può interessare. Diciamo, intanto per il tono minatorio, nel senso, o fai quello che vuoi o io veramente ti levo i fondi come fa un genitore con il bambino della paretta, e sinceramente comincia a diventare un attimino anche stucchevole. Problematica, stucchevole come storia. Secondariamente, tenuto conto che l'attuale governatrice dello Stato del Maine non solo è stato un grosso avvocato, quindi proprio conosce la legge, ma è stata anche procuratrice generale dello Stato. E quindi non è non hai a che fare, allora, con tutto il rispetto, no? E poi con tutto il rispetto per la persona, perché più che altro anche per il politico in sé. Però, caro Donald, non hai a che fare con un governatore come è stato Schwarzenegger. È stato governatore della California, persona che comunque stimo, perché in ambito di materie come ecologia e salvaguardia dell'ambiente, insomma, almeno questo è i messaggi che passano, no? E poi magari ha fatto soltanto. Allora, guarda, a me è capitato di guardare la serie fatta su di lui su Netflix, e in questo momento con mia moglie stiamo leggendo anche il libro che è fondamentalmente parte della sua biografia. È una persona tutt'altro che stupida. Tutt'altro che stupido. No, infatti tanto di cappello. Un discorso mio era: non hai a che fare con un governatore che di materie legali magari ne sa fino a un certo punto, perché non è stato mai la sua materia. Lui ha fatto l'attore, poi si è comunque informato, perché per fare il governatore di uno Stato non è che tu possa essere molto all'acqua di rose, quindi diverse cose tu le devi anche imparare, anche se poi non le sai, non le hai studiate all'università. Questa è stata la legge se la mangia a colazione, fatti un attimino furbo e svegliati un attimo. Tanto più che leggevo stamattina, prima di collegarci, che una cosa simile è capitata anche con lo Stato della Pennsylvania, nel senso, anche lì tentativo di frizzare i fondi perché lo Stato della Pennsylvania non si piegava al volere del presidente, e i fondi invece dopo la causa sono stati ovviamente sbloccati e stanno continuando ad arrivare. Quindi
Fatti un attimino furbo anche te e cerca di capire che questa non è gente, come giustamente te dicete, che non ne sa nulla, questa è gente che ne sa e ne sa anche tanto. Capito? Cioè, un attimino di intelligenza. No, neanche quello. Chiamala come vuoi. Sì, di furbizia. Allora, vogliamo... Furbizia, Furbizia, fatti furbo. È un po' come quando i genitori dicono, oh, mi raccomando, comportati in una certa maniera, perché se no poi quando torni a casa è chiaro, insomma, poi sono acidi, esatto. Poi c'era delle situazioni borderline. Vabbè. Ma quantomeno quello furbo cercava di non farsi beccare, cercava di o quantomeno di non farsi tirare la ciabatta dietro come... esatto. Anche in questo caso boh, guarda, se tu va contro lei, ma lei è una super ferrata di leggi. Bene, sì. Ma allora noi andiamo, no, lei sei scemo, non sei intelligente, esatto. Non sei furbo. Esatto. Non è sì, no, non sapere le cose, cioè non è il non sapere le cose, dice vabbè, non so le cose perché devo comunque informarmi. No, è proprio non capire proprio la misura. Non capire la persona, esatto, il limite della misura a cui devi arrivare. Ed è lo stesso discorso con che poi viene fuori con il secondo episodio, successo sempre nella stessa serata, e qui bisogna partire un attimino da un episodio successo al Super Bowl di cui abbiamo anche trattato nello scorso episodio, ovvero sia la performance di Kendrick Lamar nella French Rap. Una delle frasi della canzone che Kendrick Lamar ha cantato è fondamentalmente la rivoluzione non verrà trasmessa in televisione, quindi questa è la traduzione in italiano. Sì. Hai scelto il giusto tempo ma la persona sbagliata. E già qui una frase del genere cantata davanti al proprio presidente dovrebbe dare un attimino di dammi da pensare. Sì, potrebbe, Dammi da pensare. Cosa è successo al ballo dei governatori? Ballo dei governatori, il coro dell'esercito degli Stati Uniti, che ricordiamo è alle dipendenze del presidente degli Stati Uniti, il capo supremo dell'esercito, entra nella sala dove si sta svolgendo la cena cantando il finale del primo atto dei Miserabili. Poesia, esatto. Per chi non lo sapesse, Do You Hear the People Sing è una canzone rivoluzionaria. È il momento in cui all'interno dei Miserabili, dello spettacolo teatrale dei Miserabili, il popolo francese si rivolta e inizia la rivoluzione. Perché questa cosa dovrebbe dare un attimo da pensare? Anche lì, se il coro dell'esercito entra in sala cantando questa canzone davanti al proprio comandante in capo, sì, no, ma proprio intelligenza proprio bassa, livello basso, cioè neanche da dire, ma anche se avessi chiesto, allora ipotizziamo che l'avesse chiesta lei, ok? Ipotizziamo quello, non è così, ma ipotizziamo. Non sei molto furba, perché vuol dire che non conosci l'ambito. Ma allora in ambito della canzone, in ambito di storia e geografia, gli statunitensi per quanto riguarda quello che non è storia americana, qualche volta deficitano, però sì, forse perché siamo un mondo lontano, esatto, ma può andare bene quello, ma ci sta, diciamo che per la classe media ci può anche stare. Ma dato che non è stata lei a sceglierlo, ma è stata la conduttrice del coro che sceglie effettivamente i brani da cantare,
e si sta parlando del coro dell'esercito. Ma secondo me non sa neanche, neanche di cosa tratta I Miserabili. Non sa neanche di cosa tratta I Miserabili. Non c'è verso. Non c'è verso. Ragazzi, è come se per assurdo entrasse in Parlamento e cantassero una canzone nazional popolare, non lo so, di sinistra all'attuale governo, e non capire, perché magari viene cantata Bella Ciao e in Parlamento, e non capire. Vabbè, diciamo che non sapevano di che cosa si sta parlando. Siamo gentili. Siamo gentili. No, ma guarda, io posso capire tutto. O ha fatto Dagnorri, che potrebbe anche essere, ha fatto Dagnorri, dice vabbè, sì, questi cantano I Miserabili, però vabbè. Romanzo di Victor Hugo. Tanto per così almeno si cita anche la fonte principale. Sì, esatto. sì, del 1862, l'edizione originale. Esatto. Però diciamo, anche questa cosa qua è una cosa sostanzialmente abbastanza grave e fa capire per bene qual è il clima che si respira in questo momento. Un bel clima negli Stati Uniti. Sì, tendenzialmente ti fa capire esattamente che cosa. E lui è tranquillo. Continua a pensare di essere. È tranquillo. Cioè, non lo so, sinceramente rimango basito sempre di più. E poi si dice appunto, non mancano gli spunti per le notizie di. No, per quello. Da trattare nell'Iran, però sono. No, ci vuole pazienza. Ce ne vuole tanta, precisamente. Allora, stavo guardando. Ok. No, purtroppo non c'è. No, stavo guardando qual era il mandato più breve, ma non vince questo record, non lo può vincere perché è passato più di un mese da quando stava eletto. Sì, c'è anche da dire. Ora poi bisogna vedere anche come va il discorso, perché la guerra in Ucraina è tutto, perché ovviamente il fatto che lui si sia incontrato con Putin e abbia escluso completamente l'Ucraina dai negoziati di eventuale pace non è piaciuto assolutamente. Ma assolutamente, vabbè. Lasciamo perdere. Gli europei l'hanno ampiamente dimostrato, quindi anche quello sarà da vedere poi come funzioneranno le cose. Sì, in effetti. Perché sono tutti campi minati, tra virgolette. Ora, scusate il gioco di parole, è tutta una situazione molto particolare. Anche noi da spettatori giudichiamo male, perché ha ragione uno, ha ragione l'altro, cioè, è come dire, è come quando tra fratelli si litigano, iniziavo prima lui. Comunque il mandato più breve è stato della storia americana, è stato di William Henry Harrison, che è durata dal 4 marzo al 4 aprile 1841. Un mese Esatto. Un mese. I funerali, sì, perché vabbè, ma io penso che si parli di guerra, di guerre civili e quant'altro, quindi lì non è che è stato fatto fuori. No, non si poteva. O è stato fatto fuori, o visto che poverino morto. sì, perché comunque ricordiamo 1841, perché noi non. No, ok, mi è arrivato un video, inizia una diretta su Instagram, ma non ci riguarda. Noi non ci ricordiamo, noi diamo sempre per scontato tante piccole cose che per noi ora sono banali. Sì. Tralasciando
tralasciando il discorso dei complottismi, ma vaccini è una cosa banale, che per noi è banale, come gli antibiotici. Sì. Ora, io non mi sono letto, ma nel periodo in cui è morto Harrison, William Harrison, perché sennò sembra George Harrison, che è il componente dei Beatles, e si tratta di un'altra persona, era il 1841, ok? L'antibiotico è stato scoperto, diciamo, il potere dell'antibiotico è stato scoperto nel 1895. Sì, quindi 50 anni dopo sostanzialmente. Poi prodotto e utilizzato ancora successivamente, perché si parla dei primi anni, degli anni 20 del 1900. Quindi tutto quello che era infezione batterica, poi virale, sì, non sapevano come combatterlo, fondamentalmente. Non avevano modo di combatterlo. Insomma, tante piccole cose che ora noi diamo per scontato, all'epoca non lo erano. Cioè, noi ci facciamo il virus, no, non ce lo facciamo il virus, ci facciamo il vaccino. Ma se ci pensi, senza andare tanto lontano nel tempo, Fausto Coppi, che è morto di malaria, sì, quando poi per curare la malaria basta un po' di chinino, ma l'abbiamo scoperto dopo. Sì, no, certo. Ma tu sei andato anche troppo nel particolare, ma tu pensa a una cosa semplice come l'antitetanica. Ok? Allora, gli esperimenti per l'antitetanica sono iniziati l'ha fatti Behring nel 1880. Pensate. Nel 1880. Cioè, l'antitetanica, noi diciamo, ma sì, vabbè, ti fai, no, ho sbagliato la tastiera che non è collegata, cioè, tu ti fai il vaccino ti prendi l'antibiotico per. Sì, per noi è di uso comune, ma all'epoca no. All'epoca era veramente forse per i più ricchi in alcuni casi e in altri casi neanche per quelli. Sì, poi c'era anche un discorso di, e questo te lo spiega bene, se vi capitasse, cari ascoltatori, ma su Amazon si trova, sembra l'autobiografia con la biografia, insomma, di Semmelweis, tanto per tirare, non stare a pensare, te lo dico io, chi era? Era un medico che lavorava in, aspetta, non mi ricordo il lapsus, volevo parlare troppo velocemente. Lavorava in Austria, ok, in ospedale di Vienna, era di origine ungherese, ma insomma c'era l'impero austro-ungarico, quindi era tutta una famiglia. Riducendo, ma vabbè, questo Semmelweis lavorava in ospedale e lavorava sia nel reparto di chiamiamolo neonatalità e di ostetricia, come volete, e all'obitorio. Bene? No, non contemporaneamente, però aveva dei turni di no, diciamo aveva dei turni di dall'inizio alla fine praticamente. Sì, infatti aveva dei turni dalla parte e aveva turni dall'altra. Facendo uno studio e valutando, e capì che con il semplice lavarsi le mani, ecco perché poi è venuta fuori tutta la campagna e c'è stata la D'Urso e ci ha dovuto il Semmelweis si è rivoltato nella tomba. Solo il semplice lavarsi le mani abbassava, perché vedeva che lavorando di qui e di là c'era un'alta mortalità neonatale. E lavandosi le mani capiva, aveva studiato, facendo un'analisi statistica sull'evidenza, che le donne, le infermiere, le scuole che gestivano le ostetrici, che gestivano
il reparto da sole avevano un tasso basso di mortalità, mentre i medici che lavoravano come lui, lavoravano da una parte e dall'altra, il tasso era alto, il tasso di mortalità era alto, era più elevato. Quindi, insomma, capì che lavandosi le mani, perché all'epoca non c'erano i guanti, ok? Qui ora si dice, ma guanti? Non c'erano guanti, no, all'epoca non c'erano. I guanti non c'erano. Lavandosi le mani questa incidenza sulla mortalità si abbassava drasticamente. Quindi si tratta non soltanto di poter accedere a certi medicinali, a certi farmaci, a certi vaccini, a certi antibiotici, ma anche un discorso culturale, perché lui ha fatto questa analisi, ha fatto questi studi sul campo, ma perché era medico. Il contadino va a sapere te se lui sa, ma col cavolo, anche perché all'epoca l'accesso alla scuola era limitatissimo. No, vabbè, allora diciamo, era limitatissimo, non c'era di sicuro. Quindi non è soltanto un discorso ambiente. Esatto. Quindi non è soltanto un discorso di possibilità di accedere a certi farmaci, è anche possibilità di avere certe conoscenze proprio a livello culturale. Quindi, insomma, sì, abbiamo fatto una bella parentesi. Parentesi. Sì, decisamente, però parentesi è bene fare anche questa parentesi, esatto. Quindi, se vi capitasse, visto che si dice sempre che si legge poco, andate su Amazon, cercate Semmelweis, scritto come con la W, Semmelweis, W e WS, e vi trovate qualche aneddoto, qualche cosa molto interessante. E quindi, insomma, ma parlavamo di cosa parlavi? Dicevamo? Allora, siamo partiti con la sanità, abbiamo finito con la sanità. Giustamente. Ti va bene, non ti va bene, va bene uguale. Va bene uguale, facciamo noi la trasmissione, va bene, ovvio. Il nostro castello, nostro giustamente. Assolutamente. Però ora, insomma, secondo me rischia il buon vecchio Donald, rischia parecchio. Però è vero, sì, diciamo che sta rischiando parecchio. È vero che qualcuno potrebbe fare un discorso in parallelo, ma non ha rischiato Putin fino ad ora, no, però è una situazione diversa. Trump non mette il plutonio nel testo. No, manda semplicemente gli elicotteri contro gli aerei, ma quello è un altro paio. Sì, lasciamo stare. Sì, noi ci ridiamo per sdrammatizzare. Ecco, appunto, ma c'è poco da ridere. No, assolutamente. Però no, diciamo che effettivamente sta rischiando grosso e non è da escludere che qualcosa non succeda. Ma non a livello fisico, perché magari nessuno farà colpi, però a livello proprio legale. Cioè, perché andare a livello legale? Lui rischia anche, cioè perde il mandato, perde la carica, bene, si dice vabbè, c'hai soldi, a parte che secondo me con tutti i soldi che ha poteva anche evitare. Allora, non credo sia solo il problema di perdere la carica, perché sai, perdere la carica alla fine è successo anche ad altri presidenti, Tira Baralla, l'ultimo in ordine temporale Nixon. Sì, vabbè, no, però Nixon lo perse per un fatto molto molto complicato e delicato come il Watergate. Di sicuro. Di sicuro no. Non c'è paragone sicuramente, però diciamo non è solo il semplice perdere la carica da presidente, è proprio anche tutto ciò che comporta quello che sta facendo. Certo, sì, poi di conseguenza è a cascata. Tutto a cascata. Cascata, ovviamente, sì. Infatti quello che dico io è poteva evitarsi questa mandato, questa candidatura, faceva investimenti come ha sempre fatto fino alla fine, si divertiva con qualcos'altro, cioè questa è proprio mania di potere, mania di protagonismo. Ma sai, come è successo in Italia con il buon Berlusconi, quando ti tolgono il seggiolino da sottosedere troppo presto, poi rimani scottato, Sì,
Sì, va Cioè, bene. parliamoci chiaro, anche Berlusconi poteva evitarsi di ricandidarsi più di una volta, però ovviamente quando arrivi a certi livelli Sì, difficilmente torni indietro. ti basta mai, È vero anche quello. Come questa puntata di Smart Net, non ci basterebbe mai, non ci basta mai il tempo, che noi siamo arrivati a è fine. quello. Siamo arrivati a fine. Quello è un guaio. Siamo arrivati a fine anche oggi, caro Piero. E vedi, quando si parla di cose interessanti il tempo vola. Il tempo vola, quando si parla di cose interessanti uno. Dovremmo fare la maratona, c'è Mentana che fa la maratona Mentana, noi faremo la maratona Smart Net, la maratona Radio Centro Web, ci si mette tutte, si parte cortocircuito, Smart Net, Tribuna Staff, si finisce, cioè E via, tutte esatto. le trasmissioni, una giornata intera. Il problema sarebbe anche bello approfondire di più, perché poi alla fine, lasciando che possono essere argomenti che a volte risultano anche pesanti, tutto, però il capire e l'interpretare determinate cose in maniera corretta sarebbe anche divertente e bello da fare. Il problema è che non ci sa tempo. No, vabbè, bisognerebbe prendere un argomento, cioè facciamo 5 puntate a diritto, solo ed esclusivamente. Solo che alla fine è sempre il solito argomento. È un po' per questo. Dopo ci venano. Sì, poi ci vengono a suonare in studio. Ci vengono a suonare in studio, che fate? Parlate sempre di questo? Quindi noi si cerca di variare, però di buttarla un po' sul simpatico. Anche sul simpatico, sulla leggerezza. No, sono argomenti tutt'altro che banali, che leggeri, però noi dobbiamo anche dare un po' di sanità mentale, di esatto. sobrietà, diciamo, dobbiamo dare un po' di sobrietà, se no già abbiamo i nostri problemi, quindi potrebbe essere decisamente peggio. Bene, caro Piero, questa era l'ultima puntata, non l'abbiamo detto, l'ultima puntata di febbraio, perché la prossima sarà il 4 marzo. No, il 4, 5, non me lo ricordo. Quando è mercoledì? No, il 5, scusa, sono andato a memoria, ma è il 5. La settimana prossima è il 5 marzo. E quindi intacchiamo marzo, abbiamo già fatto 2 mesi di trasmissione. Che non sembra, ma sono volati veramente. Quasi 2 mesi di trasmissione. Sono veramente volati. Sì. Questo ci piace molto, perché se non ci divertiamo, perché se non ci divertissimo non continueremo a fare questo. Quindi, e poi, come si diceva all'inizio, ci piace anche il fatto che gli ascolti stanno aumentando, e questo alla gente ci fa piacere. Sì, esatto. Detto questo, caro Piero, ci vediamo puntuali come sempre mercoledì 5 marzo 2025 con Smart Net. Io ti ringrazio anche per oggi e niente, la settimana prossima, cari ascoltatori di Radio Centro Web, vi rimando agli appuntamenti classici del palinsesto della radio. Venerdì ci sarò io alle 20 con Francesco Tribuna Staff, indietro tutto al sabato, area rock. Dobbiamo trovare anche un programmino in inglese, così almeno diamo un po' di senso più internazionale. E detto questo, cari amici, alla prossima, ciao! Ciao.